Buongiorno mondo! Staff su Caso 4 ruote, tutti gialli attenti. Io mi drogo già al mattino. Ventolin, no, Foster cos'è? Foster. Per l'asma. Bernice ha già preso l'antibiotico, stiamo meglio. Ora andiamo a prendere l'altra medicina che ci è appena arrivato il messaggio che è arrivata in farmacia. In teoria sta studiando, non lo disturbiamo perché è concentrato, c'ha i fumi che escono dalla testa. Ora andiamo da Pippotto. Saluto amore, buongiorno. E buongiorno. Dai, dopo esci, ora dobbiamo fare 2 commissioni, dopo esci, dai. Ma sì, Monnello. Monnello, papi, amore. Vabbè ragazzuoli, andiamo a prendere la medicina, poi devo finire 2 o 3 lavoretti su Casa su 4 ruote, cavolatine, mie invenzioni che mi invento, cose strane che faccio io, però ve le faccio vedere perché sono cagatine che però a me piacciono. Poi, vabbè, oggi ci dobbiamo spostare perché non siamo più dentro l'area, siamo fuori perché l'altro giorno siamo andati via per Bernice. Ed eravamo stufi. Proprio le pelotas che toccavano il suelo. E dobbiamo spostarci perché domani c'è il mercatino qua e dove siamo parcheggiati diciamo non si può stare, quindi andiamo in farmacia e poi ci muoviamo. Vamos. Siamo arrivati dalla farmacia, è qui dietro di voi e alle nostre spalle c'è subito suonano i galletti che passano la strada e siamo a 200 metri dal camper, ecco. Il tizio suonava in mezzo alla strada perché c'erano i galletti che attraversavano con calma. Spesa fatta, abbiamo preso quella per abbiamo preso quelle per Bernice, che queste qua vabbè non c'entra niente con della cistite. Poi abbiamo preso quelle per Jessica per la pressione, il Ventolin, il Foster per l'allergia, per l'asma, diciamo che stiamo bene. Ciao, sono Angelo, ho 30 anni, vengo da Savona. Ma io non ce l'ho più 30. No, tu ne hai 42. Sono 12. Età MILF. E quello che abbiamo preso per Bernice è praticamente i cagnolini hanno le ghiandole nel culetto che servono a praticamente quando fanno la cacca marchiano il territorio con questo liquido, solo che queste ghiandole, dipende come fanno la cacca, alcune volte vanno schiacciate per essere diciamo purificate e tante volte lo fa il veterinario o se si porta in una clinica in un centro a far lavare il cane glielo fanno. Eravamo dal veterinario e queste ghiandole le abbiamo fatte controllare ma erano pulite, vuote, e quindi ci ha consigliato di prendere questa pastiglia che praticamente serve per gli si dà ogni 6 mesi e gli fa questo trattamento diciamo di purificazione in automatico, gli autopurifica queste ghiandole. Siamo tornati alla base. Ora sistemiamo tutto e ci si muove un pochettino, ci sgranchiamo le ossa. Cioè lui si sgranchisce le ossa, non noi. On the road! Ci muoviamo per andare al Brico, no, perché è un po' che devo andare a ritirare la posta dalla residenza. E poi devo andare dal negozio dei cavi, perché voglio farmi studiare un'altra cosa, voglio fare un test di gravidanza isterica. E niente, venite con noi e lo vedete. Poi oggi magari pranziamo in riva al mare, vediamo. Però sul camper, non al ristorante. Niente, siamo venuti a vedere qui dove ci dovrebbero montare le finestre. Vediamo cosa ci dicono, se abbiamo novità. Chicos, abbiamo una novità. Martedì prossimo cambiamo le finestre. Dice già? Deve viene già male. Vabbè. Però è già qua, le ho viste, ce l'hanno lì fisicamente tutte e due scorrevoli come le volevamo. Niente, aspettiamo ora martedì per fare lavoro. Ora andiamo al Brico a comprare 2 spine che mi mancano e mi ricordo qualcos'altro che ho scritto in un messaggio e poi è l'ora della pappa perché è mezzogiorno e mezza, è già fin tardi. Sì. Vamos quando si sbriga il traffico perché qui siamo nella periferia di Malaga, zona industriale, c'è sempre un po' di traffico, un po' di casotto. Vamos! Dai che è verde! Dai che non posso riprendere mentre guido. Obramat, dove c'è casa c'è famiglia. Una volta era dove c'è Barilla c'è casa, ora dove c'è Obramat c'è casa. Giusto? Alla fine abbiamo preso delle spine che mi servono per finire un lavoretto, delle staffettinelle per un altro lavoretto, un blocchetto per bloccare la porta del frigo se riesco con questo e questi dischetti per i cavi dei pannelli che scendono giù dal tetto. Vediamo se riusciamo a farlo un po' meglio e altre staffette qua da tenere di scorta. Missione conclusa, ora andiamo a mangiare perché la pancia inizia a chiamare.
Parcheggio in uno spiazzo sterrato, ora vi faccio vedere che scendo. Siamo di fronte al mare, ma siccome siamo un po' in discesa non si vede. Siamo a Torremolinos, hanno tra virgolette adibito questo spiazzo, ci sono anche altri camper. Di là, ora poi andiamo a farci 2 passi, ve lo faccio vedere, c'è il mare, però vedete, essendo che è un po' in discesa, non si vede. Però lì sopra, prima si ci poteva mettere lì sopra. Ora abbiamo visto che non c'è nessuno e stanno tutti qua sotto, per non rischiare di farci dire qualcosa ci siamo messi dove sono gli altri, almeno siamo tranquilli. Ora ci mettiamo a cucinare perché pranzo aspetta, la terza volta che lo dico, la quarta ci vedete mangiare. Oggi facciamo cucina cinese. Cuciniamo fuori perché facciamo un po' di schifezze cinesi, giusto perché siamo magri e ne abbiamo bisogno. Ora ci beviamo il caffettino. Potevo più di stare là. Va bene al Modena, ancora pochi giorni dai, poi si staccano le ancore da lì. Finalmente. Sì, ormai stiamo lì alla fine perché Cristian almeno esce con i suoi compagni, anche se c'ha l'abbonamento con il treno. Abbiamo questi appuntamenti. È inutile muoversi avanti e indietro e cominciare a spendere soldi di gasolio solo per fare pochi chilometri che alla fine non ti cambiano più di tanto la solfa. Quindi andiamo a fargli vedere un attimo il mare. Abbiamo appena preso caffè o vuoi già fare da mangiare? No, ho fame io. Facciamo da mangiare allora. Dopo Dopo vedete il mare dopo con vi noi. portiamo. Prima mangiamo assieme, poi andiamo al mare. Pranzetto fatto. Involtini, qua c'è l'ultimo. Involtini primavera, Ravioli. lavioli di verdura e lavioli di carne, giusto? Giusto. Buona, vamo a mangiare che è pronto. La pancia. Chiaro. Brontola. Comunque alla fine ci conoscono tutti come dei mangioni, tutti quelli che conosciamo, che ci presentiamo, ci conoscono come dei mangioni. Infatti nessuno che ci invita a mangiare. Che chissà come mai. No, siccome sanno che stiamo astemi. Vuoi una birra, mi chiedono. Sanno che sono astemi. No, non bevo. Ah, porca miseria. Questa è riferita a tutti quelli che abbiamo conosciuto bene al Modena, che sono arrivati in questi 2 o 3 giorni, tanti italiani che ci seguono e ci conoscono. E niente, ci hanno detto che nei video si vede che siamo dei mangioni, ecco. Sì, è una battuta, non vogliamo offendere nessuno, Aspetta, arriva Pippo qua. Io non è offesa per nessuno, Andiamo a mangiare. E comunque ragazzi, quando si mangia il fritto è buono tutto, anche le suole di scarpe. Anche Pippo. Però la cosa che volevo dire è che quando si mangia si sta troppo bene. No? Sì. Bro, cosa dice? Accetto. Ma come mangia lui, insomma. Sì, come gli uccellini. Come dice lì. Qualcosa stiamo caricando dai pannelli, 83 ampere. Non male. No, Poi dai. bisogna rifare la sintonizzazione dei canali, mi sa però. Ah, non vi avevo fatto vedere il tappabuco anche, come l'abbiamo fatto. Un cartoncino, gli ho messo un pezzo di carta da parati e poi stasera al buio vi faccio vedere cosa fa. 3 lavatrici bianche. Laviamo i panni. Per chi non lo sapesse, le lavatrici bianche soprannominate da noi sono queste. Questo qua c'ha l'estrattore in carbonio, se non è carbonio non entro. C'ha pure la lettoncina. C'è pure la lettoncino. I giacchi sono carini, dai. Beh, Le maniglie in carbonio. là c'è un'altra lavatrice là davanti. Comunque per noi le lavatrici sono quelle. Ora dopo mangiato, lavati i piatti, sistemato tutto, ora vi facciamo vedere anche il lungomare, buttiamo il pattume, accompagniamo Cristian a prendere il treno che va in quelli di Benalmádena. Questo si è appiccicato e tanto con la telecamera l'ha già registrato, lui lo vedrà e l'assicurazione gli fa la denuncia subito. Sì. L'unica cosa di bello che ha la Tesla, secondo me. Andiamo a fare un giro all'Ikea per cercare dei sacchi da mettere sotto vuoto al piumone della roba. Questo è tutto il lungomare. Ora vedete tutto vuoto perché ancora è bassa stagione, ma tra un po' qua secondo me ci sarà l'inferno. E anche i camper mi sa che non ne potrei più. Non potrei più. No, mi sa che qua non ti fanno più stare. O diventa a pagamento per l'estate, potrebbe anche essere. Come di tradizione, prima di entrare all'Ikea ci prendiamo un dolcino, un gelatino, qualcosa e poi si va a fare il giro dentro. Più che altro mi sta venendo anche un po' di emicrania, ho preso anche l'acqua così mi prendo la pastiglia. E Jessica è andata dal frigo. Gelatino. Sì, già, è buono, vabbè. €1, dai. E la spremutina, così mi prendo il mio Max Alt per l'emicrania. E poi andiamo a farci il giretto qua dentro. Che dite, sto bene?
Ragazzi, ma io mi vergogno nel giro cosa sto facendo. Guardate che figure che mi fa fare. È una cosa di... cosa lì, come si chiama? Cioè. Allora lì, no? L'alloro. Salam alaikum. Salam aleikum. Compriamo anche questo. Cosa abbiamo preso intanto finora? Guarda, abbiamo preso alla fine Angelo ha deciso che sotto il lavandino mi mette sta schifezza qui, no? Perché ha detto che così sembra che facciamo sembra che facciamo la cacca nel bosco. Sembra di cagare in mezzo al bosco. Non so. A me fa schifo questa idea. Poi questa è una cosa Però- dove metterci dentro i sacchi sottovuoto per la roba Il che non si cuore. usa quando fa il cambio stagione. Lì ci sono dei sacchi da mettere sottovuoto. 4 cagate abbiamo preso io. Vediamo Mitiche quanto Crocs. spendiamo. Vamo. Ragazzi. Alla fine mi ha fatto lasciare la ghirlanda. Cosa devo fare? Io voglio togliere in mezzo al bosco, guarda ieri Ghidone. Alla ieri che do- Ora dentro il camper, Ah, faccio ecco. differente. Escursione Ikea finita. Torniamo alla base con le piante, le cose che abbiamo preso. Una passeggiatina ora ce la faremo a ritornare indietro perché un po' di strada l'abbiamo fatta, abbiamo fatto un paio di chilometri. 224 e via. Rientriamo alla base. Che dire di lavorare, tanto per cambiare. Sì, a fare altri lavori, altre cose, altri magheggi. Siamo rientrati alla base, il camperozzo c'è bello fresco, abbiamo lasciato l'aria condizionata accesa, così almeno sono stati al fresco. Perché c'è arietta, però il sole fa caldo, quindi noi preferiamo lasciarla accesa, tanto per fortuna batterie, le pannelli solari ne abbiamo, non è un problema, quindi ci sta. Ora ci facciamo un po' di relax perché c'ho male alla schiena, ho camminato troppo, sono stanco, bevo un caffettino e poi mi metto dietro a fare qualche lavoretto, qualcosina, che ho rimasugli da fare. Ragazzuoli, siamo andati a recuperare Christian allo skatepark, poi nel mentre probabilmente perché Bernice con l'antibiotico le è scappata un po' di pipì nella cuccia, quindi siamo di nuovo, speriamo che sia per colpa perché per causa dell'antibiotico, siamo di nuovo alla lavanderia per lavare la cuccia. Almeno evitiamo di tenercela in camper sporca, però visto che quella è quella invernale, ora poi la metteremo sotto vuoto e gli diamo una un po' più leggera, più estiva, non è tutta quel cuccione pesante, quindi siamo in attesa. Asciugatrice finito, siamo arrivati al parcheggio. Stasera la cena è stata arrabbiata, un toast al volo, un po' di macedonia. Guardate che bella, che bei colori. E buon, via, stasera rapido e indolore. Tu cosa dici? Un bacino, bravo. Pippo un personaggio. Buona ragazzuoli. Sei esaurito. Posso? È diventato un cagnolino. Abbiamo il cane pennuto noi. Niente ragazzuoli, vi diamo la buonanotte. Sono stanco, mi sta cadendo l'occhio. Sto sbadigliando. Andiamo a nanna. Jessica è già qua sdraiata. Non posso andare a letto perché è il pennuto, sennò mi viene a mordere. Amore mio bambino lui. Buonanotte a tutti ragazzi, al prossimo episodio. Ciao ciao. Come un bacino? Ma non si dicono queste parole, si dice buonanotte. Di a sta banana. Sta banana, sta magnana, dai, balsamato lì. Buonanotte a tutti ragazzi e al prossimo episodio. Ciao ciao. Risveglio fronte mare stamattina ragazzi. Siamo già alla colazione, cioè già. Siamo appena svegliati, stiamo facendo colazione. Pippotto è lì sopra che sta bevendo. Mortadelline qua, sta bene, ha fatto la pipì, la cacca, non c'ha problemi. Io sono qua con l'uccello in testa. Pippo, allora, non fare il malandrino. Ora, mettiamoci subito in ordine di marcia. Io devo fare i 2 lavoretti che vi ho detto ieri. Vado a sostituirmi 3 pezzi di cavi del mio impianto elettrico, che li avevo già messi abbastanza grandi. Ma mi sono accorto che, essendo un impianto a 12, quando prelevo 3 kW di corrente diventano leggermente tiepidi. Io avevo già messo dei cavi da 35 e li sostituisco e li metto da 50, visto che l'ho preso ieri il cavo, così sono ancora più tranquillo. Non succedeva niente, ma non sono quei 30, 40, 50 euro di cavo che mi cambiano, però dormo più tranquillo e sono più tranquillo che non si scalda niente neanche quando mettiamo sotto super stress l'impianto, calcolando sempre che più di 3.500 dall'inverter non possiamo prelevare e su tutta l'autonomia che abbiamo non andiamo neanche a stressare le batterie. Però ho voluto fare queste prove e io sono molto pignolino su queste cose, quindi
voglio fare questo. Quindi faccia denti, colazione e si mette a lavoro. Ci siamo messi subito all'opera, ho già tolto il sedile. Cosa dovrò fare? Dagli stacca batterie di ogni pacco batteria, i cavi che escono e vanno su alla bus bar sono già quelli grossi. Quelli sotto che vanno al pacco batteria, quando avevo fatto lavoro avevo solo questi, glieli ho messi, non sono malvagi, ma oggi andremo a sostituirli con questo qua che è molto più grosso, almeno siamo molto più tranquilli. Non c'è nessun pericolo, nessuna cosa, ma una mia pignoleria. Vi faccio vedere il primo cavo che ho fatto, da 50 per il primo pacco. Allora, questa è la crimpatura, qua con l'occhiello più piccolo e dall'altra parte con l'occhiello più grosso, e quando sei poi malato che gli vai a lucidare a specchio, così la base di contatto è il top number one. E dall'altra parte anche, questo è l'occhiello più grosso e anche di qua lucidato a specchio, così la base di contatto è il top. Avanti con gli altri due. Abbiamo finito quello che è il tutto qua sotto dalle batterie. Ora vi faccio vedere una carrellata totale. Questi sono i tre regolatori che gestiscono i tre pannelli da 460 watt. Qua c'è tutte le varie sicurezze, fusibili, magnetotermici, quello che serve. Questi sono i bus bar creati da me con barre di rame, tutti fusibili in uscita. I fusibili che arrivano dai DC-DC che sono di là e sono 3 da 30 ampere. L'inverter, stacca batterie e i tre pacchi batterie, 2 qua sotto e 1 qua. La modifica che ho fatto è ho sostituito i BMS e ho messo questi qua con in automatico questa macchinina fa il parallelo di 15 ampere, che non ci siano scompensi tra i pacchi batterie. Ora, dopo un anno che noi siamo gas free e con questo impianto qua, le celle erano tutte perfette, non c'era bisogno. Però, siccome bisogna sempre aggiornarsi, ho fatto un test sul mio mezzo e ho montato questi BMS con queste macchinine che fanno questo sistema di parallelo quando si montano più pacchi di batterie. Sinceramente non noto grossa differenza. Sono leggermente ancora più precise di prima le celle l'una all'altra, ma erano perfette prima e sono perfette ora, non è cambiato niente praticamente. Però È una miglioreria, no? È una miglioreria, una pignoleria mia, ed è anche comunque le cose se non si provano non si sanno. Io di guardare solo video che gente che monta questa cosa e poi non lo provo io personalmente non mi fido, quindi ho comprato i BMS con il parallelo, li ho montati, è cambiato un cavolo, però è migliorato, si è perfezionato, diciamola così, ma non è una grossa necessità metterlo. Ora Bernice sta controllando gli ultimi cavi, Se ha fatto bene il lavoro. se ho fatto, sono giusti i collegamenti? Ah no, sta dormendo. No, amore, ti prende in giro, papi. Di lei sono venuta qua a farti compagnia Oh, sei e a brava, controllare amore. che facevi tutto bene. Brava. Poi cosa ho fatto? Ho messo praticamente tutta la linea dell'inverter arriva a questa presa. Ho messo una spina smart e un'uscita 220. Perché ho fatto sta cosa? Perché è esaurito. Praticamente io così tutta la corrente a 220 che esce dall'inverter passa da quella spina e io la posso monitorare tramite app per sapere quanta corrente a 220 realmente consumo al giorno, a settimana, al mese, all'anno, perché ho tutto il paragrafo sull'app, e dal remoto qualsiasi cosa dovesse succedere o dovessi fare io posso accendere e spegnere. Ho domotizzato un po' la situazione, ecco, più o meno. Diciamo che dovessi staccare l'inverter per qualsiasi motivo e sono in giro, io da qua stacco tutto, ok? Questo è quello che abbiamo fatto. Ora faccio la stessa cosa dalla spina domotica anche sulla linea 12, anche se ormai non è rimasto niente perché noi a 12 abbiamo 4 lampadine, la pompa dell'acqua, il cinesino e basta. Qua 4 cose sono rimaste. Gliela metterò anche lì perché almeno so, visto che ce l'ho perché avevo preso il pacchetto da 2, almeno so anche a 12 volt quanto consumo. È un consumo irrisorio perché è tutto a LED. Il cinesino ora va bene, neanche si accende più, la pompa dell'acqua, questa un po' consuma, che l'ho messa più forte, però non è che stai a consumare tutto il tempo. Niente, ora mi metto a fare lavoretto anche dalla 12, poi penso che ora quasi di mangiare, penso sempre a mangiare, è mezzogiorno e mezzo, vedi che brontola lo stomaco, non mi hai fatto manco fare lo spuntino di mezza mattinata stamattina. Vabbè, finiamo di sistemare il tutto
e vamos. Abbiamo fatto pranzo, ho tirato giù il sedile dal lato guida, ma la spina quella domotica lì che volevo mettere non va bene, è un casotto, quindi ho lasciato perdere, tanto per quel poco che abbiamo di utenza 12 non è un problema misurarle. Una cosa che ho fatto, avevo lì un caricabatteria 220 per caricare le batterie di quelli da tanto al mucchio. L'ho attaccato sulla batteria motore, così in caso dovessimo rimanere tanto fermi, con la prolunga lo attacco alla spina dell'inverter e mi posso ricaricare la batteria motore stando fermo quando le batterie servizi sono piene e non necessitano di corrente. Ora sistemiamo tutto e ci muoviamo. E dopo aver finito di far tutto, Jessica ha finito di editare un video, ora ci muoviamo. Cos'è che dobbiamo fare? Devo andare bene al Madeira perché tu devi fare un lavoretto, un signore. Ah, ok, sì, e poi bisogna lavare la gabbia di Pippo. Poi Prendere la lavare la sabbia. gabbia di Pippo, prendere la sabbia, andare in farmacia. E domani io ho le analisi del sangue. Ah, domani Domani è venerdì? No, oggi è mercoledì, che c'era Allora il io poi mercatino. venerdì ho le analisi Ok. del sangue. Quindi niente, andiamo in là per fare un po' di cose e poi tanto lo vedete. Niente ragazzuoli, arrivati a Benalmádena, ho riparato un signore, c'aveva vabbè una cavolatina, due fendinebbia, un fendinebbia che da sistemare un filo che era tolto e due luci di diurne che aveva messo lui, si erano rotte le staffette, gli ho messo due staffettine nuove. Poi logicamente torno da casa su quattro ruote, vedo bagnato per terra e si attiva la pompa, un tubo dell'acqua che perdeva. Per fortuna ho tagliato, cucito, l'ho sistemato in tempo zero e niente, ora andiamo in farmacia a prendere le medicine, facciamo intanto 2 passi, andiamo a prendere qualcosa per cena mi sa, poi domani devi fare l'esame del sangue perché prima ho detto venerdì, invece è domani, giovedì. Devo fare l'esame del sangue. E Quindi niente. devo ricordarmi di non bere caffè, di non Devi andare a mangiare. digiuno. Il murcielago fa sto qua. Ma non dare i bacini, monnello. Vieni qua. Sei un monello, sei. Malandrino. Lui vuole il piercing. Prendigli il piercing al papi, amore, prendigli il piercing. No. Scodinzola. Che paperotto. Vabbè ragazzi, andiamo a fare queste commissioni, così tanto facciamo 2 passi e poi ci vediamo dopo. Farmacia fatta, Mercadona fatto, medicine per la mia emicrania, tonica per me, pane per fare il toast e per fare le tostate al mattino, dei cracker, dei palito, sabbietta per fare la gabbia a Pippo. E per cena Christian si mangia il toast che ieri non ha mangiato e che è ancora in frigo pronto e noi ci mangiamo la minestra con i crostini. Ora mi metto a fare 2 preventivi e poi è quasi ora di cena, una cosa e l'altra. Ebbene sì, anche stasera è arrivata l'ora della cena. Minestra coi crostini. La signorina Jessica sta mangiando con Pippo. No. Christian si è mangiato il toast e io intanto guardo i miei amori. Fa le corna. Victron nel cuore, anche se non mi regalano manco una penna, un adesivo, niente proprio, Niente, cioè non zero. frega niente di niente. E io sai cosa faccio a Victron? Non monto più nessuna apparecchio a Victron, no scherzo. Buona cena a tutti ragazzuoli. Andiamo al concerto. Stasera col concerto, ti ho portato a vedere il concerto, né? Che fortuna. Sono stonati come non so cosa. Nel mentre, visto che Cristiana rompeva le scatole, sto preparando la colazione. Croissant di sfoglia al cioccolato e croissant di sfoglia alla marmellata. Così abbiamo la colazione già per domani. Sotto queste note. Senti che bello. Sotto queste note, visto che sono ancora tutti svegli, vi diamo la buonanotte perché ora finito di sfornare andiamo a nanna e domani mattina o al prossimo episodio, dipende cosa deciderà Jessica, se farvelo vedere subito dopo queste immagini la colazione con i briochini o al prossimo episodio. Buonanotte a tutti, ciao e a nanna. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait.